Ok, buongiorno. Allora, sono andato un attimo qui a cercare un quadernone. Mi serve un quadernone piccolo per una cosa che adesso poi dopo... Un progetto che dopo vi spiego. E, so che questo cinese qua in centro non ce l'ha. E quindi adesso devo andare dall'altro sperando che ce l'abbia. Credo di sì, perché l'altro è un po' più grosso. Non lo so, adesso vediamo. The next day. Come state? Spero bene. Allora, nella clip, nel video, nella breve video che avete visto prima, io l'altro giorno cercavo un negozio che mi vendesse un quaderno. Allora, ero andato subito, non so perché ero partito subito con l'idea di andare da un negozio di cinesi, poi non l'ho trovato e ho detto, senti, a questo punto andiamo in cartoleria, almeno in cartoleria sono sicuro di riuscire a trovare sto benedetto quadernone. E volevo un quadernone con dei fogli. Io anni fa utilizzavo le agende, adesso qua non ne ho una sotto mano, le classiche agende annuali, no? Con i giorni. E mi trovavo benissimo. Però, appunto, ho deciso che per questo progetto qua avevo bisogno di un quadernone perché ho bisogno di fogli mobili che si possano spostare. Così sono andato in cartoleria e ho comprato questo quadernone qua, questo qua della Pigna. Ci sono di tutti formati, grandi, piccoli, di tutti i colori, ma io ho scelto questo qua perché mi piaceva come colore. E la marca è Pigna, la conosciamo tutti quanti, no? Conosciamo tutti quanti la marca, non so se si vede. Eh. E in più ho comprato anche queste due ricariche qua, questi ricambi cosa sono 40 fogli, sono a righe, vabbè, righe per medie e superiori. A me serviva una righe perché ho bisogno di scrivere, no? A quadretti, il progetto che devo fare, i quadretti cioè, insomma, non mi cioè, non li volevo in pratica. E quindi ho preso questi tre pezzi qua. Ho speso veramente pochissimo, questo è tutto materiale di cartoleria accessibile a tutti, non hanno dei costi eccessivi e in più, vabbè, io in casa avevo anche questi fogli mobili, non si possono chiamare post-it perché sapete che il post-it è un marchio registrato e quindi nell'uso comune si chiamano post-it, ma in realtà sono diciamo, quelli originali sono post-it, questi qua non sono post-it, sono fogli mobili, foglietti mobili. E poi ho preso anche un paio di forbici e la mia mitica penna della Bic, questa qui che ha tutti, vedete, ha tutti, cioè, questa versione qua ha anche la matita, è la versione con la matita. Poi c'è blu, rosso e nero. Quindi oggi utilizzeremo tutte queste cosine qua per fare questa cosa qui. Adesso abbasso la telecamera e vi faccio vedere. Eccoci. Allora, da cosa iniziamo? Iniziamo ovviamente da il quadernone. Quadernino. Allora, prendo una ricarica, i ricambi, diciamo, ecco così, ricambi e ovviamente li mettiamo. Questo potrebbe tornare utile, questo cartoncino, potrebbe effettivamente tornarmi utile, lo metto da parte. Allora, così, vabbè, questo siamo capaci a farlo tutti quanti, non è che, così, così e così, e così.
Questo progetto è nato da un discorso che io anni fa, non so se ho già detto, non lo so, io comunque utilizzavo le agende annuali, quelle proprio dal 1° al 31 dicembre, vi parlo di 30 anni fa, mi venivano come delle agende, poi io nelle agende ci mettevo di tutto, in mezzo venivano delle cose alte così. Questa volta ho deciso di prendere questo quadernone con i fogli mobili perché con i fogli mobili si possono fare molte più cose. Allora, prendo adesso questo foglietto mobile, ne prendo uno, adesso lo metto qua momentaneamente, ne prendo uno e lo divido in strisce più piccole, no? Così, ecco, tipo così. Anzi, facciamo così, va. Facciamo che li taglio direttamente, così non sto lì a fare. Allora, 1, 2, 3, e un fuori tipo 4, ecco, tipo 4 così. Ok. Poi. Partiamo dal primo. Lo metto qui così. Ecco qui così. Poi dopo magari ci metto un pezzo di scotch, qualcosa. Facciamo una prova. Ecco, facciamo così, va. Mettiamo qua il primo piegato. Ecco, il primo piegato così. Facciamo così, va. Poi dopo magari ci metto dello scotch, qualcosa, no? Quindi praticamente viene fuori così, no? L'ho messo, l'ho attaccato così e poi l'ho rigirato indietro in corrispondenza del foglio, no? Così rimane tutto in linea. Poi andiamo avanti, non so, non so. Adesso poi col fatto che sono mobili si possono spostare, quindi viene comodo anche così, no? Andiamo avanti di 5 fogli e metto qui l'altro bigliettino, magari lo mettiamo spostato più sotto. Sì, lo mettiamo magari spostato un pochino più sotto, ecco, non proprio dietro, ma sia più spostato sotto. E anche questo lo ripiego su se stesso indietro così, ecco. Poi andiamo avanti di altri 5 fogli. Ecco, facciamo così. Ecco, e l'altro lo metto qui sotto, così, ecco, così, no? Così. E anche questo lo ripiego indietro su se stesso. Poi andiamo avanti, altri 5-6 fogli, poi è relativo, perché poi dopo comunque poi si possono spostare i fogli da una diciamo, sto creando delle sezioni, ecco, delle sezioni dove poi io andrò a scrivere quello che mi serve, no? Così, ecco, così. Diciamo così. Allora, aspetta che vado a prendere lo scotch così riesco a fare meglio. Ecco qua. Allora, prendo lo scotch, che anche quello non sarebbe lo scotch, anche quello un marchio registrato, in realtà sarebbe nastro adesivo, perché lo scotch è un'altra cosa, è proprio il nome di un prodotto e quant'altro. Allora, chiamiamolo scotch, perché adesso io sono abituato a chiamarlo così, e boh. Allora, prendo un pezzettino di scotch e lo incollo qua, così davanti, no? Metto lo scotch lì, così tengo fermo il bigliettino giallo. E poi faccio la stessa cosa anche dietro, così, magari un po' più lungo, ecco.
e attacco questa parte qua, così. Okay, quindi praticamente questo bigliettino davanti e dietro, e qui davanti si può scrivere, ok? Quindi ho lasciato la parte per scrivere. Adesso faccio questa cosa qua anche qua, anche su questo, mettiamo un pezzettino qua e dietro un po' più lungo, perché mi serve un po' più lungo, ok? Così, eccoli, così, attaccato davanti e dietro. Poi aspetta, anche qua mi viene più comodo se lo faccio da fuori. Allora, pezzettino di scotch qua e un pezzettino di scotch dietro. Così. E poi lo faccio anche sull'ultimo. Anzi, prima devo togliere il foglio, magari. Ecco, così. Mettiamo qua e dietro. Qua e dietro. Ok, qua e lì. Ecco, ok, adesso qui diciamo ho creato 4 sezioni, no? 1, 2, 3, 4. Allora, io una sezione volevo chiamarla così. Email. Allora scrivo qua email. Poi un'altra sezione la volevo chiamare progetti. Progetti. Poi un'altra sezione volevo chiamarla come la volevo chiamare, ce l'avevo in testa prima, mail progetti, e adesso mi viene in mente, adesso io ho creato altre 2 sezioni, poi quando mi verrà in mente cosa devo scrivere lo scrivo, perché adesso non mi viene in mente. Allora, nella sezione email, ovviamente questo qua sarà, diciamo, il primo foglio lo consideri come copertina, perché se inizi a scrivere qua e poi questo si impecia e quindi non, cioè viene fuori un casino, quindi il primo foglio lo consideriamo, diciamo, come copertina della sezione, no? Quindi questo rimarrà bianco e qua inizi a scrivere, no? Quindi tipo qua nella sezione progetti, questo lo lasci vuoto e qua scrivi le tue cose. E quindi praticamente adesso qua si può scrivere praticamente inviare email a Tizio e Caio per questa cosa qua, inviare email a Tizio e Caio per questa cosa qua. Man mano che poi i fogli, poi io quando sono fatti li spunto, nel senso inviare email a Tizio e Caio, quando l'ho fatto la cancello, no? Proprio metto una bella X sopra e lo cancello, quindi e man mano che finisce la pagina finisce c'è anche il dietro, e poi volendo man mano quando finiscono le pagine, ecco, nella sezione del progetto per dire email, vai qui, stacchi un foglio, ce lo metti e vai avanti. E vai avanti, quindi qua la sezione, che ne so, la sezione progetti, questa è la copertina, ecco, nella sezione progetti scrivi fare questo, fare quell'altro, progetto, inviare questo, contattare questo, scrivere titolo al video tal dei tali, vai qua, man mano che lo fai, lo spunti e buonanotte a secchio e vai avanti così. Questo è
quello che volevo fare. Adesso qua sbordano un pochino, perché effettivamente sbordano un pochino, non mi piace tanto questa cosa qua, non mi piace tanto questa cosa qua, forse magari dopo lo modifico un pochino, lo faccio un po' più in linea con il quadernone, a parte che deve stare su una scrivania, quindi insomma non è che... E quindi, ok, conviene che, sì, conviene che lo faccio un po' più sottile. Tra l'altro la cosa bella è che poi dopo se hai delle cose da aggiungere, tipo non so, hai delle cose in più da aggiungere, non so, dentro il progetto, non il progetto, dentro la sezione email, tu la puoi prendere e lo vuoi metti lì così, no? Lo metti lì così. Se visto che si agganciano qua, visto che un po' si agganciano i fogli, ecco, ovviamente si possono mettere anche i salvabuchi, no? Metti i salvabuchi e ti salvi i fogli, perché sennò mi sa che qua si strappano, no? Però, non so, hai delle cose da mettere, le metti lì, chiudi, te lo porti in giro, lo metti nello zainetto, lo metti nella borsa, lo metti dove vuoi, poi quando ti serve apri e c'hai il tuo bel allegato, le tue cose scritte, devi prendere appunti, non so, sei in giro, devi prendere appunti, ti prendi lì, volendo poi si può mettere anche una penna. Adesso poi vediamo se io metto se metto una penna qua così, oppure come facevo una volta che si mettevano le penne qua direttamente dentro così, te la porti in giro e via, no? Oppure ci faccio un portapenne o vediamo. Adesso anche per il discorso della penna poi mi organizzo, perché è tutto un'organizzazione unica qua. Questo progetto qui è nato da un'esigenza, perché sono cambiate un po' di cose, tante veramente, ma di quest'altro progetto, di quest'altro grosso cambiamento ve ne parlerò poi all'interno di un altro video, proprio un video dedicato a che cosa sta succedendo, perché diciamo le cose cambiano e quindi di conseguenza bisogna adattarsi alle cose che cambiano. Non sono cose molto facili da gestire, però ne parleremo poi all'interno di un altro video. Diciamo che con questo è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo prossimamente. Ciao!